Bene, abbiamo appena pranzato al sacco con Emanuela, bellissima come sempre, e adesso voglio parlare dei prezzi della Croazia. Premesso che parecchio tempo che frequentiamo la Croazia, è stata forse anzi è stata la nostra prima meta di viaggio in moto rispetto a dove abitiamo. È un posto che ci piace, un posto che frequentiamo molto volentieri, ci piace girarla, in particolare le isole, perché meritano sempre. Devo dire però che rispetto agli ultimi anni i prezzi sono decisamente aumentati, ovvero con questo non voglio lamentarmi, non voglio fare il lamentone da tastiera, bensì faccio il lamentone direttamente sul posto. Chiaramente i prezzi degli appartamenti e degli alloggi secondo me sono ancora concorrenziali, si fanno molta concorrenza tra di loro. Non ho visto particolari aumenti. Puoi spendere dai 30 euro ai 50, ai 100, dipende quali sono le proprie esigenze. Tendenzialmente ancora però si può dormire abbastanza bene. I supermercati, i prezzi sono più o meno aumentati, però effettivamente la roba che costa tanto è quella di importazione tipo italiana, tipo la pasta Barilla tu la trovi a 3,50 euro, 4 euro un chilo. Secondo me è esagerato. Il pesto, per dire le salse, il pesto a 4,50 euro, i sughi pronti a 4 euro, roba che da noi non ha proprio senso. Però se compri roba locale, marche un po' al di fuori del nostro modo di vedere il supermercato, ancora si compra abbastanza bene. Molti venivano in Croazia per le classiche mangete di pesce. Oggi, secondo me, se vuoi farti una mangiatona di pesce con 15 euro a persona, te lo puoi scordare. Abbiamo girato, abbiamo consultato vari menù, siamo stati a Pag, che è un'isola come tante altre sostanzialmente, e questi prezzi non ci sono più ormai da un po', evidentemente. Vi faccio un esempio. In Italia una grigliata mista in un ristorante medio varia dai 45 ai 55 euro al chilo. Nell'isola di Pag andiamo dai 75 euro in su, roba che non ha assolutamente senso dal mio punto di vista. Se poi andiamo su pesce un po' più particolare, per esempio una grigliata di tonno, che prima la compravi veramente con 2 soldi, abbiamo trovato nel menù alcuni ristoranti che lo proponevano a ben 100 euro al chilo, e non stiamo parlando dei ristoranti rinomati con servizi prestigiosi, bensì il classico ristorantino in un posto magari sperduto su una spiaggia. Capisco le location un po' isolate, capisco che paghi la location, però 100 euro al chilo la grigliata di tonno secondo me è fuori completamente dalla concezione di ogni viaggiatore. Cosa penso? Penso che sia un periodo di up per i prezzi, penso che se continuano così sostanzialmente la gente andrà a fare la spesa al Plodine o al Lidl o qualche altro posto dove si fa la spesa e via, perché insomma alle vacanze non ci rinuncia mi sa nessuno, ma al mangiare, se qualcuno può risparmiare qualcosa, lo fa anche ben volentieri secondo me. Poi io parlo da motociclista, non parlo da camperista. Il camperista secondo me viaggia anche in maniera migliore, perché la spesa se la fa sostanzialmente da casa o comunque in qualche discount e cucina direttamente sul camper. Però se vogliamo davvero mangiare al ristorante oggi sta diventando proibitivo per i budget perlomeno medi. Noi siamo motociclisti medi che non hanno voglia di farsi sostanzialmente fregare, per non dire altri termini, dai ristoranti. Non voglio dire che di non venire in Croazia. In Croazia bisogna assolutamente venire, perché è una terra stupenda, tutta da scoprire. Ogni giorno c'è sempre un angolo bellissimo, uno scorcio da visitare, come stiamo facendo noi adesso. Però bisogna stare attenti alle spese. Se non vuoi rimanere deluso magari da un ristorante che ti propone qualcosa che per noi è fuori concezione, allora prima informati bene sui menù. Ci sono tanti siti di comparazione, TripAdvisor o
o il Google stesso vi dà la possibilità anche di vedere i menù senza per forza entrare nei ristoranti. Altra cosina importante, abbiamo avuto difficoltà a pagare con le carte, qui vogliono cash. Forse è peggio, sicuramente la situazione è peggiore rispetto che l'Italia, vogliono il cash. Ti fanno anche la documentazione fiscale, quindi non è una questione di risparmio economico, ma è proprio una questione culturale. Magari anche loro hanno il problema delle commissioni, essendo entrati nell'euro da poco. Diciamo che forse è meglio portarsi sempre un po' di contante appresso. I bancomat sono ovunque, quindi problemi da questo punto di vista non ce ne sono. Ognuno pagherà le commissioni in base al proprio istituto bancario. Queste sono le mie impressioni sui prezzi della Croazia. Spero di essere stato utile a qualcuno. Se non sono stato utile fa niente, va bene uguale. Mi sono un po' sfogato.